Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Restate con noi fino alla fine perché oggi mettiamo ordine in tutto quello che è successo. E se vi piace questo tipo di contenuti ricordatevi di supportarci con un mi piace, l'iscrizione e un click sul tasto per entrare nella community. Grazie di cuore. Iniziamo. Da settimane la stampa di spettacolo parla senza sosta di una delle coppie più discusse e affascinanti degli ultimi tempi, Barbaktas e Yağmur Yüksel. Il loro percorso sentimentale, nato all'ombra dei riflettori durante le riprese di una serie molto amata, ha fatto sognare milioni di fan fin dal primo Chuck. Quello che sul set era complicità appassionata, fuori dal set si è trasformato in una storia vera, intensa, capace di attirare attenzioni, ammirazione e, inevitabilmente, voci di corridoio. Poi, quando tutto sembrava scritto, è arrivata la rottura, e con essa la domanda che non smette mai di tornare a galla: è davvero finita? Le discussioni hanno ripreso vigore dopo il rientro di Yağmur dalla sua ultima vacanza. L'attrice è stata intercettata all'aeroporto di Istanbul, in mezzo a telecamere, flash e domande sovrapposte. Indossava una camicia bianca semplice, niente fronzoli, i capelli raccolti con cura, lo sguardo fermo e un sorriso cortese che non nascondeva, però, quel velo di emozione che solo chi la conosce bene riesce a cogliere. I giornalisti, consapevoli che tutti volevano la stessa risposta, hanno chiesto senza giri di parole: com'è la situazione con Bar? E la tua partenza, com'è andata? Per un istante, Yağmur ha lasciato che il silenzio parlasse al posto suo. Poi, con voce bassa ma sicura, ha pronunciato due parole che hanno aperto mille interpretazioni, quel giorno. Due sillabe sospese tra ricordi e promesse non dette, abbastanza potenti da catturare l'attenzione di chi era lì e di chi stava seguendo da casa. Dopo una breve pausa, come se volesse mettere in fila ogni emozione, ha aggiunto con una serenità disarmante: è stato un giorno speciale. Si è scritto e detto di tutto, ma la verità è che volevamo staccare e ascoltarci davvero. In ogni storia ci sono fasi complesse, momenti di fatica e altri di luce. L'elemento che non abbiamo mai smarrito è il rispetto, e questo per me conta più di qualsiasi rumor. Parole morbide, pulite, che non cercano l'effetto ma lo ottengono comunque. Bastano pochi minuti e i loro nomi, Barbaktas e Yağmur Yüksel, volano in cima alle tendenze online. I fan si chiedono se quel giorno speciale non sia il segnale di un riavvicinamento, se quelle frasi misurate non raccontino un ritorno di fiamma, un varco aperto su un possibile domani insieme. Mentre l'attenzione è tutta su di lei, Bar sceglie la strada del silenzio pubblico. Nessuna dichiarazione diretta, nessun post impulsivo. Eppure, dietro le quinte, secondo fonti vicine alla coppia, avrebbe accolto le parole di Yağmur con un sorriso che dice molto più di 1000 righe scritte, confidando agli amici più stretti una frase semplice, quasi elementare nella sua verità: non ho mai voluto ferirla. Una frase che non è una strategia, non è un titolo ad effetto, ma una dichiarazione nuda, capace di far crescere in chi li segue la speranza di un chiarimento profondo, di quei dialoghi che non sempre possono vivere davanti a una telecamera. È difficile dimenticare come tutto sia cominciato. Due giovani volti in ascesa, immersi nel ritmo serrato del set, tra scene ripetute, luci calde, notti infinite e pause rubate al caffè. La loro intesa sembrava scritta da tempo, e i telespettatori, puntata dopo puntata, hanno iniziato a vedere oltre i personaggi e a credere nella coppia reale. Ma la popolarità è un amplificatore tanto potente quanto spietato: orari impossibili, chilometri di distanza, orizzonti differenti e un coro di chiacchiere sempre acceso hanno messo alla prova quello che stava nascendo. Così, invece di celebrare i successi di due carriere in pieno sviluppo, per mesi le copertine si sono concentrate più sugli addii che sui traguardi, più sulle ipotesi che sui fatti, aggiungendo strati di rumore a una storia che avrebbe avuto bisogno di silenzio per capirsi davvero. Eppure il modo in cui Yağmur ha deciso di affrontare le domande all'aeroporto ha colpito tutti. Nessuna smentita secca, nessuna conferma plateale. Solo la scelta, inusuale e coraggiosa, di restare composta, gentile, autentica. Quella frase è stato un giorno speciale e non è un manifesto, non è una formula studiata,
È il racconto in 3 parole di una pausa, un respiro, un ascolto reciproco. Quando le hanno chiesto se ci fosse un ritorno ufficiale, se potessero annunciare qualcosa ai fan, lei ha spiegato con la lucidità di chi conosce il peso dei riflettori: sarà il tempo a chiarire. Una risposta cortissima eppure enorme, perché al suo interno contiene pazienza, fiducia e la consapevolezza che le storie vere non hanno bisogno di immediatezza per funzionare. Sui social, quelle poche dichiarazioni hanno acceso una miccia. Senza bisogno di slogan urlati, migliaia di utenti hanno condiviso ricordi, momenti, vecchi scatti di backstage, sottolineando lo stesso concetto: quando il rispetto resta, anche quando tutto sembra essersi sgretolato, qualcosa continua a respirare sotto la superficie. C'è chi ha letto nello sguardo di Yamur una pace nuova, forse il segno che certi nodi, almeno dentro di sé, li ha sciolti. C'è chi invece ha riconosciuto quella luce tenue che appartiene a chi ama ancora, a chi non chiude la porta ma la lascia accostata, pronta a riaprirsi se dall'altra parte qualcuno bussa con delicatezza. Intanto si rincorrono voci su un possibile invito congiunto a un grande evento di brand nelle prossime settimane. Se dovessero davvero presentarsi insieme, sarebbe uno dei momenti più chiacchierati della stagione. Immediatamente l'immaginazione collettiva parte. Come sarà il primo incrocio di sguardi? Sorrideranno con quella naturalezza che li ha resi complici fin dal primo giorno? Eviteranno il contatto diretto, cercando rifugio nelle formalità? O sceglieranno la via più semplice e più difficile allo stesso tempo, confermando davanti a tutti quello che la gente spera di sentire? L'aspettativa cresce, ma nel frattempo il gesto più eloquente resta la sobrietà con cui stanno gestendo tutto. Non alzare la voce, non inseguire la notizia, ma lasciare che siano i fatti, quando saranno maturi, a raccontarsi da soli. Esperti di comunicazione hanno lodato l'equilibrio con cui Yamur ha parlato, ha ridimensionato le fantasie più rumorose senza chiudere la porta alle possibilità, mostrando forza e sensibilità allo stesso tempo. È una linea sottile, quella tra l'intimità e il rapporto con il pubblico, e spesso chi vive sotto i riflettori inciampa proprio lì. Ma questa volta, l'impressione è che abbia saputo prendere la distanza giusta, senza perdere contatto con chi la segue. E il suo approccio ha avuto un effetto collaterale positivo. Ha ricordato a tutti che si può restare autentici senza mettere tutto in piazza, che esiste una zona franca in cui difendere i sentimenti e allo stesso tempo non alimentare tempeste superflue. Sul silenzio di bar l'opinione si divide. C'è chi lo considera una scelta astuta, un modo per non aggiungere benzina al fuoco mediatico e per evitare che ogni parola venga smontata, interpretata e usata fuori contesto. C'è chi, invece, vede in questa quiete un gesto di protezione, forse l'ultimo baluardo a difesa di quello che tra loro è rimasto. In entrambi i casi, il messaggio che passa è chiaro: parlare non è sempre sinonimo di sincerità, e tacere non vuol dire nascondersi. A volte la cosa più coraggiosa è proprio saper aspettare il momento giusto, quello in cui la verità non ferisce più ma illumina. E voi che state guardando, cosa pensate? È il momento per lui di dire qualcosa, o credete che lasciare sedimentare, respirare, sia la scelta più saggia? Raccontateci la vostra opinione, perché è anche attraverso i vostri occhi che questa storia continua a prendere forma. Intanto, su TikTok, migliaia di fan hanno iniziato a ricreare scene ispirate alla loro serie, montando clip con le frasi dell'intervista di Yamur, intrecciando frammenti di set, backstage e ricordi di coppia. Su Instagram si moltiplicano gli album e i caroselli con foto d'archivio, corredati da didascalie come "il rispetto non è mai scomparso" o "quel giorno resterà nel cuore", quasi a trasformare un'intervista di pochi secondi in un piccolo manifesto emotivo. Ogni post genera un dibattito nuovo, ogni commento apre un varco in un labirinto di ipotesi, talvolta romantiche, talvolta scettiche, sempre intensissime. C'è una lezione silenziosa in tutto questo. Yamur sembra aver trovato il modo di essere limpida senza essere invasiva, presente senza essere ingombrante. Non tutti, quando la luce dei riflettori è addosso, riescono a mantenere questo tipo di grazia. E Bar, nel suo restare in ascolto, offre l'altro lato dello stesso messaggio: anche l'assenza di parole è un linguaggio,
E chi sa leggerlo capisce che non sempre serve un annuncio per dare valore a ciò che si prova. Forse è proprio questo che rende la loro storia così magnetica, il modo in cui sanno stare a un passo dalla verità senza tradirla, lasciando che a volte sia la delicatezza a parlare, più che lo spettacolo. Naturalmente, le prossime settimane diranno molto. Se davvero dovessero incrociarsi a quell'evento, vedremo che inclinazione prenderà questa trama piena di sottintesi. Un sorriso complice potrebbe bastare a incendiare i sogni dei fan, un saluto formale potrebbe invece indicare che, almeno per ora, la priorità è una chiusura serena, la possibilità di voltare pagina senza rancore. In entrambi i casi, però, il nodo resta lo stesso. Saper distinguere ciò che è per il pubblico da ciò che è solo loro. E questo è un confine che non si traccia una volta per tutte, ma a ogni passo, a ogni sguardo, a ogni telefonata scambiata lontano dai microfoni. C'è chi giura che le parole che Barr avrebbe confidato agli amici non siano una strategia, ma l'espressione sincera di un affetto che non si consuma con una parentesi difficile, non ho mai voluto ferirla. Una frase che pesa più del silenzio stesso. E che, messa accanto all'idea di quel giorno speciale, disegna il contorno di due persone che provano a capirsi senza affrettare, che concedono alla propria storia la dignità del tempo. Può darsi che quella giornata sia stata solo una parentesi, un porto calmo in mezzo ai marosi. Ma può anche essere l'inizio di un cammino diverso, meno rumoroso, più profondo. E in questo, il pubblico non è un ostacolo, ma uno specchio che rimanda le immagini con cui loro due dovranno fare i conti. Mentre la rete continua a speculare, c'è una sola certezza: questa non è soltanto materia da pettegolezzo. È il racconto di due giovani personalità che camminano lungo una linea sottilissima tra sentimento e visibilità, cercando di non perdersi. È la dimostrazione che si può essere forti senza essere duri, gentili senza essere deboli. È l'idea che il perdono non sempre necessita di una dichiarazione plateale, ma a volte si manifesta in una camicia bianca, in un passo lento dentro una ola affollata, in due parole sussurrate al momento giusto. E forse la bellezza, qui, sta proprio nel resto non detto. E allora, amici di Segreti Turchi, tocca a voi. Credete che per Barr Bakhtas e Yağmur Yüksel stia per aprirsi un capitolo nuovo, fatto di consapevolezza e scelte più mature, o pensate che sia semplicemente la conclusione dolce di un capitolo che ha dato molto e ora chiede solo di essere salutato con rispetto? L'amore sa davvero tornare in punta di piedi, senza fanfare? Scriveteci quello che sentite. Noi siamo qui per ascoltare, osservare e raccontare ciò che succederà, un passo alla volta. Prima di andare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un like se questa storia vi ha emozionato. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video, prendetevi cura di voi e, come sempre, a presto da Segreti Turchi.